So bene che persone siete. Ben ritrovati, Tiranno Matto qui. Oggi vi presento 3 set imperdibili che potete trovare su Crimson Desert per Cliff, Damien e Unkia. Io per scelta soggettiva li definisco i migliori, non tanto per le loro statistiche, che come ben sapete le armature sono poi divise su questo gioco in armature metalliche da una parte e armature di pelle e tessuto dall'altra. La divisione comporta una leggerissima differenza di statistiche difensive, ma come già sapete sono i congegni abissali che personalizzano le nostre build, ottimizzando i nostri poteri, abilità e passive. Quindi quel che è certo è che è una scelta stilistica di preferenza. Però che dite, è il caso in cui la soggettività arriva al suo limite e diventa chiaro a tutti che questo è il set migliore per Damien? Magari lasciatelo scritto nei commenti, ma adesso nel rispetto del vostro tempo andiamo a vedere dove trovare tutti e tre questi set dritto al sodo. Vi piace l'armatura che ha Cliff nella box art del gioco? Beh, si può ottenere con una missioncina ad Elesia, qui vicino a quel famoso spot che vi ho già citato per il farming di minerali. Alla stazione commerciale poco distante incontreremo il bardo e sarto dei Manto Grigio. Diederic è un donnaiolo e vuole stupire le damigelle con un insieme di orpelli attorno ai loro abiti e ci porterà appunto a recuperare tali gioielli grezzi. Il problema è che ci sarà un enorme granchio qui, una boss fight molto alla Monster Hunter che non vi voglio spoilerare, vi dico solo occhio ai punti deboli che vanno colpiti per sconfiggere il granchione. Una volta terminato lo scontro potremo parlare di nuovo con il nostro amico. Io per essere sicuro ho aumentato il legame con lui al 100%, sbloccando tutto il suo inventario di oggetti. Vi consiglio di fare altrettanto, anzi in generale sarà una parte integrante di questa guida ai 3 set, il donare degli oggetti ai commercianti. Quindi è meglio iniziare con il piede giusto già dal primo set. Non ha nulla di speciale, anzi è un set in cuoio, quindi bisogna farmare tantissime pelli. E ovviamente tutte le allocazioni di congegni vanno comperate dalla strega. Passiamo al vero motivo per cui siete qui a vedere questa guida, il set del banchetto Cremisi per la nostra signorina Damien. Gli stivali li troveremo in quel di Varnia. Ecco, per arrivare a Varnia dovete andare in cima, oltre il Crimson Desert, a nord-est della mappa. Qui si potrà trovare la sarta e, come anticipato prima, dovremo donarle prima di tutto degli oggetti per portare il legame al livello 100. Dopodiché potremo comprare direttamente gli stivali con tacco per la nostra signorina. Dato che ci siete, se avete dei soldi come me, potete comprare anche il contratto di fornitura di vestiti direttamente da Varnia per il nostro campo dei Manto Grigio. Se siete dei fedelissimi del canale vi ricorderete di questa stazione ferroviaria nel deserto. Ci siamo stati nella live della patch. Beh, qui dentro possiamo rubare un manualetto importantissimo che ci serve per costruire la tiara del set del banchetto Cremisi o scarlatto. Insomma, signori, la traduzione è un po' inconsistente anche attraverso le patch. Considerate che il nome in inglese è Elegant Carmine Leather Armor Set, che sarebbe tipo l'elegante armatura di cuoio carminio. Vabbè, scusate la digressione, torniamo un attimo a dove recuperare i pezzi, va? L'armatura, ovvero il corsetto a piastre, si può trovare in queste rovine tra Delesia e il deserto Cremisi. Dovremo sconfiggere dei caccialupi e poi, entrando nelle rovine, dovremo utilizzare il palmo per cappottare un muro e ottenere il progetto, appunto, per la creazione di tale corsetto del banchetto scarlatto. La prossima tappa è la regione di Dewhaven nel sud di Delesia. Attenzione, non indossate la maschera criminale qui, vi attaccheranno a vista. Entrate nel castello, qui è presente anche un istituto di ricerca, al momento bloccato, bisognerà avanzare molto nella storia. Ma di fianco al ricercatore si trova uno scaffale e su di esso
stesso troveremo il manualino per la creazione dei guanti del Banchetto Scarlatto. Andrà rubato, quindi indossate la maschera e preparatevi a una fuga stile Lupin. Dulcis in fundo, lo scialle e il mantello del Banchetto Scarlatto si trova al Masterium di Marni. Qui dovete correre, non c'è alternativa, i nemici sono molto forti. Evitate tutti i robottoni, se non avete già pulito ovviamente l'avamposto durante la storia, e salite fino alla biblioteca che si trova sulla cima di questo Masterium, che è un insieme di rovine barricate e difesissime con delle viverne che girano nei cieli, quindi vabbè, non è un posto sereno e tranquillo. Qui sopra potete trovare appunto il manualetto. Mi raccomando, imparate tutte le ricette, tornate al campo, create l'armatura, potenziatela se vi va, di sicuro vi piacerà perché è veramente fire! O come direbbe qualcuno qui in Italia. E voilà! Flambé! È arrivato il momento del set più tamarro per il nostro caro Unchia, l'orco arrabbiato, i muscoli dei manto grigio, la fedele spalla di Cliff. Può sbloccare il nostro caro Unchia l'armatura di Belkandor, un eroe orchesco che difese la loro patria di Gortank. Una bella storia, anche se l'armatura a volte viene chiamata come armatura di Belkand, non di Belkandor. Ma vabbè, ce ne facciamo una ragione sull'inconsistenza dei nomi e delle traduzioni. Prerequisito per questo set è essere arrivati almeno al capitolo in cui Demenis non è più ostile. Non ricordo bene se era il 7 o l'8. E in più dovremo liberare il villaggio di Forgelmo. Come dice il nome, c'è una forgia qui. Il signor Troll Fabbro, venditore di equipaggiamento, può essere corrotto con un po' di legame fino al 100, così da sbloccare l'acquisto del progetto dell'elmo di Belkandor. Anche qui potete comprare il contratto di fornitura per il nostro campo. Ci darà alcune armi di Demenis. Nel deserto, nella città di Tommasia, dovremmo fare la stessa identica cosa con il collega troll dell'equipaggiamento qua, donandogli un bel po' di oggettucoli per poter comprare appunto sia il mantello sia gli stivali. Anche qui potete comprare il contratto di fornitura, così da ottenere una parte degli oggettini del Crimson Desert al nostro campo. Indovinate un po', dovremo fare lo stesso identico lavoretto di oliaggio degli ingranaggi con il troll ad Elesia nella città che vende gli equipaggiamenti. Anche con lui possono funzionare oggetti di pelle, tè al miele o manualini, e lui ci venderà sia i guanti sia l'armatura completa a piastre. Anche qui, se volete, potete comprare il contratto di fornitura degli oggetti. Questi sono i 3 set che secondo me, una volta personalizzati, vanno ad unificare sia lo stile sia la potenza. Ovviamente si parla principalmente di fashion in questo caso. Non hanno dei congegni unici o delle statistiche maggiorate. L'unica armatura metallica è quella per Unchia, mentre quella di Damien è mista, è un po' metallica, un po' di pelle e tessuto. Infatti lo vedrete proprio una volta che andrete a crearle e potenziarle. Potete ovviamente tingerle. Per quanto riguarda le tinture faremo poi una guida a parte probabilmente. Io ho preferito non ricolorarle perché comunque la texture di base di questi set mi piace per ognuno, quindi me la sono conservata così. Meme a parte, spero che sia stata utile questa rapida guida di oggi. Io non posso che dirvi grazie ancora una volta per aver cliccato sul teschio del tiranno e vi invito a recuperare tutti i contenuti sul canale, che è di varietà, ma se siete interessati a Crimson Desert è il momento in cui me ne sto occupando più attivamente. Questo è quanto anche oggi, Tirannomatto out e alla prossima!